Ciao e bentornato. In questo tutorial parliamo di funzioni simmetriche. Dopo averti fornito le definizioni di funzione pari e di funzione dispari, ti mostro graficamente le proprietà di simmetria di cui godono tali funzioni. Proprietà che ti permetteranno di risparmiare tempo e fatica quando dovrai svolgere esercizi completi sullo studio di funzione. Subito dopo la teoria, risolviamo alcuni esercizi in cui, data l'equazione di una funzione, ci viene chiesto di determinare se si tratti di una funzione pari, di una funzione dispari, oppure di una funzione né pari né dispari. Iniziamo. La definizione di funzione pari è la seguente. Sia f di x una funzione definita in un insieme D, detto dominio. Si dice che f di x è una funzione pari se e solo se f di meno x è uguale a f di x per ogni x appartenente al dominio. Ma cosa significa f di meno x uguale a f di x per ogni x appartenente al dominio? Lo vediamo subito utilizzando GeoGebra. Consideriamo il grafico della seguente funzione e prendiamo su di esso un punto di ascissa 1. L'ordinata corrispondente può essere letta sull'asse y ed è poco più di 4. Per la precisione è di 4,125 come possiamo leggere qui a destra. Calcoliamo ora il valore di f di meno 1, cioè di meno x. Come possiamo notare, il valore della y corrispondente è ancora 4,125, come possiamo notare anche qui dal grafico. Assegnando ora alla x il valore 2, otteniamo 2,5 come valore corrispondente della y e assegnando meno 2 possiamo notare ancora il valore corrispondente di 2,5 e questa proprietà si verifica per ogni valore assegnato alla variabile x. Ad esempio, assegnando alla x il valore 8 otteniamo per la y il valore meno 2 e assegnando meno 8 otteniamo di nuovo meno 2, poiché questa proprietà deve valere per ogni x appartenente al dominio. Dalle considerazioni appena esposte si può dunque dedurre che il grafico di una funzione pari è simmetrico rispetto all'asse y, poiché se ad esempio qui a sinistra la funzione avesse l'andamento della linea in blu, la proprietà f di meno x uguale a f di x sarebbe verificata per valori della x compresi tra meno 14 e 14 circa, ma non per i valori esterni a tale intervallo. Torniamo dunque alla teoria ed annotiamo la proprietà appena esposta. Una funzione pari è simmetrica rispetto all'asse y. Ti riporto ora qualche esempio grafico. Come si può notare, tutti i grafici seguenti sono simmetrici rispetto all'asse y. Inoltre, avendo a disposizione la metà del grafico, l'altra metà si può dedurre per simmetria. Infine, osservando i due grafici in basso, si può altresì notare che una funzione pari può essere anche discontinua, cioè costituita da due o più tratti separati fra loro. Vediamo ora come si procede quando si vuol verificare algebricamente se una funzione è pari. Data l'equazione di una funzione, per capire se si tratta o meno di una funzione pari, si procede nel modo seguente. Innanzitutto si calcola f di meno x, cioè si sostituisce ogni x presente nel testo della funzione con meno x. Copiamo dunque il 3 e al posto di x sostituiamo meno x ed eleviamo alla quarta. Successivamente copiamo il meno 4 e al posto della x sostituiamo di nuovo meno x, elevando il tutto al quadrato. Ed infine copiamo il più 2. A questo punto dobbiamo ricordarci che le potenze pari sono sempre positive e dunque meno x elevato alla quarta fa x elevato alla quarta e meno x elevato alla seconda fa più x elevato alla seconda. Detto questo, possiamo svolgere gli ultimi calcoli e ci accorgiamo che f di meno x vale 3x alla quarta meno 4x alla seconda più 2, esattamente come f di x, e dunque f di meno x è uguale a f di x e la nostra funzione è dunque una funzione pari. Consideriamo ora un secondo esempio.
Ora abbiamo a che fare con una funzione razionale fratta. Per capire se si tratta di una funzione pari, calcoliamo di nuovo f di meno x e sostituiamo dunque ogni x presente nel testo della funzione con meno x. Svolgendo di nuovo tutti i calcoli, otteniamo di nuovo che l'espressione analitica di f di meno x è identica a quella di f di x e dunque la funzione in esame è una funzione pari. Vediamo ora un terzo esempio. Si tratta ancora di una funzione razionale fratta. Questa volta però, sostituendo meno x al posto della x nell'equazione della funzione, otteniamo un'espressione analitica diversa da quella iniziale e dunque f di meno x è diverso da f di x. La nostra funzione non è dunque una funzione pari. Infine, in quest'ultimo esempio, ci viene proposta una situazione abbastanza particolare. Calcolando f di meno x, otteniamo un'espressione analitica che a prima vista sembra differente da quella di f di x, ma raccogliendo il segno meno al numeratore e semplificandolo con il meno presente al denominatore, si può notare di nuovo che f di meno x è uguale a f di x e dunque si tratta di nuovo di una funzione pari. Passiamo ora alla definizione di funzione dispari. Sia f di x una funzione definita in un insieme D detto dominio. Si dice che f di x è una funzione dispari se e solo se f di meno x è uguale a meno f di x per ogni x appartenente al dominio. Per chiarire il significato di questa definizione utilizziamo di nuovo GeoGebra. In questo esempio ho rappresentato il grafico di una funzione ed ho calcolato f di 4, cioè ho assegnato a x il valore 4. Come si può notare, la y corrispondente vale 8, come è anche annotato qui a destra. Calcoliamo ora f di meno 4 e notiamo subito che la y corrispondente vale meno 8, cioè esattamente il valore della funzione in più 4 cambiato di segno. La stessa cosa si verifica per ogni punto della funzione, ad esempio f di 3 vale 0, f di meno 3 vale di nuovo 0, f di 2 vale meno 2 e f di meno 2 vale più 2 ed infine f di 1 vale meno 1 e f di meno 1 vale più 1. Quindi quando cambia di segno il valore della x, cambia immediatamente anche il segno della y corrispondente. Da questo esempio si può chiaramente notare che il grafico di una funzione dispari è simmetrico rispetto ad un punto e precisamente rispetto all'origine degli assi. Torniamo dunque alla teoria ed annotiamo anche quest'ultima proprietà. Una funzione dispari è simmetrica rispetto all'origine. Vediamo ora velocemente qualche esempio grafico. Come si può notare, se una funzione dispari interseca l'asse y, lo interseca necessariamente nell'origine, poiché se ad esempio intersecasse l'asse y in un punto diverso dall'origine, dovrebbe intersecare l'asse anche in un secondo punto, simmetrico del primo rispetto all'origine. E dunque ci sarebbero due punti sovrapposti verticalmente, in contrasto con la definizione di funzione, che impone che ad ogni valore della x corrisponda uno e un solo valore della y. Prima di passare agli esempi algebrici, vediamo ora altri 4 esempi grafici. In questi esempi si possono notare una funzione dispari continua, una funzione dispari continua e periodica, una funzione dispari discontinua e periodica ed una funzione dispari discontinua e non periodica. Passiamo ora agli esempi algebrici. Per verificare se una funzione è dispari, si procede esattamente come quando si vuol verificare se una funzione è pari, cioè si calcola f di meno x. Dopo aver sostituito ogni x presente nel testo della funzione con meno x, bisogna svolgere le potenze ricordando che le potenze dispari mantengono lo stesso segno della base, e cioè meno x alla terza rimane meno x alla terza. Dopo aver svolto i calcoli,
Si può notare che raccogliendo il segno meno si ottiene di nuovo l'espressione analitica della funzione iniziale preceduta dal segno meno e dunque si può notare che f di meno x è uguale a meno f di x. Quindi per la definizione data, la funzione in esame è una funzione dispari. Passiamo ora ad un secondo esempio. Si tratta di una funzione razionale fratta. Calcoliamo ora f di meno x e sostituiamo ogni x presente nel testo della funzione con meno x. Dopo aver svolto qualche calcolo, ci accorgiamo che l'espressione matematica trovata per f di meno x non è identica a f di x e dunque sicuramente la funzione non è pari. Raccogliendo però il meno al numeratore e portandolo successivamente davanti alla frazione, ci accorgiamo che f di meno x è uguale a meno f di x, poiché ritroviamo esattamente l'espressione analitica della funzione iniziale preceduta da un segno meno, e dunque la funzione in esame è una funzione dispari. Passiamo ora ad un terzo esempio. Anche in questo caso la funzione assegnata è una funzione razionale fratta. Calcoliamo di nuovo f di meno x e dopo aver svolto qualche passaggio ci troviamo ad avere un'espressione analitica diversa da quella iniziale e dunque la funzione assegnata sicuramente non è una funzione pari. Siccome il numeratore è identico a quello della funzione iniziale, lo possiamo lasciare invariato, mentre siccome il denominatore è diverso da quello iniziale, possiamo provare a raccogliere il segno meno, cambiando tutti i segni all'interno della parentesi, per poi portare il meno davanti alla frazione. In questo modo troviamo di nuovo l'espressione analitica della funzione iniziale preceduta dal segno meno e dunque f di meno x è uguale a meno f di x. La nostra funzione è dunque una funzione dispari. Concludiamo ora con un ultimo esempio in cui la funzione assegnata è una funzione razionale fratta. Calcolando f di meno x e svolgendo alcuni passaggi di calcolo, ci accorgiamo che f di meno x è diversa da f di x e dunque la funzione sicuramente non è pari, ma possiamo anche notare che raccogliendo un meno al numeratore oppure al denominatore, f di meno x non potrà mai essere uguale alla funzione f di x iniziale, poiché nell'espressione analitica di f di meno x qualche segno rimane identico a quello corrispondente della f di x e qualche segno cambia, e dunque raccogliere un segno meno si rivela inutile. Dunque f di meno x è diverso anche da meno f di x e la funzione non è nemmeno dispari. Con questo abbiamo concluso. Io ti ringrazio per aver seguito il video fino alla fine, ti invito a lasciare un like se ti è piaciuto, a commentare e naturalmente a farmi domande se qualcosa non ti è chiaro e, se non l'hai già fatto, a considerare l'opportunità di iscriverti al canale in modo da rimanere sempre aggiornato sulle mie nuove pubblicazioni. Nel prossimo tutorial approfondiremo il discorso sulle simmetrie analizzando alcune situazioni particolari e studieremo la simmetria della maggior parte delle funzioni che si incontrano alle superiori. Ti aspetto! Ciao!